Benvenuti, cercatori di verità nascoste e anime che vibrano al ritmo delle promesse infrante e poi ricucite. Bentornati nel vostro rifugio preferito, l'unico angolo dell'universo digitale dove ogni sussurro diventa un eco assordante e ogni sguardo racconta una storia mai scritta. Siete su Gossip alla turca. Oggi, il nostro viaggio ci porta nel cuore pulsante di una tensione che sta facendo tremare i social media. Una frase semplice eppure devastante che ha attraversato l'etere come una freccia infuocata. Barbaktas si rivolge a Yağmur Yüksel con 4 parole che pesano come un macigno: ti troverò. E dietro questa promessa si nasconde un segreto svelato, un filo rosso che stiamo per tirare insieme fino a vedere cosa si disfa. Intenzioni, emozioni, conseguenze e l'effetto a catena su una delle coppie più osservate del momento. Se amate quella miscela letale di tenerezza e tensione, se siete attratti dal dramma che si consuma dietro il sipario di velluto, siete nel posto giusto. Prima di immergerci in questo abisso di sentimenti, vi chiedo un gesto fondamentale. Iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella per non perdervi neanche un battito di questa storia e, se volete sostenere concretamente il nostro lavoro di narrazione e accedere a contenuti riservati, cliccate con forza sul tasto abbonati. Il vostro supporto è la nostra bussola. Un like è un abbraccio, un commento è la vostra voce. Siete pronti a scoprire la verità dietro il giuramento di Bar? Mettetevi comodi, si comincia. Cari amici di Gossip alla turca, ci sono frasi che non sono fatte solo di lettere e suoni, ma di carne e sangue. La frase "ti troverò" ha echeggiato attraverso i social media come una campana a morto per i dubbi e un inno alla speranza per i credenti. È più di una bella battuta da copione, è una promessa che può suonare come un voto sacro o una sfida lanciata al destino, a seconda di come raggiunge le vostre orecchie. Nel mondo intricato di Barbaktas e Yağmur Yüksel, queste parole sono atterrate con il peso specifico di una dozzina di confessioni taciute. Stiamo ascoltando il pegno di un uomo che si rifiuta di lasciar scivolare via l'amore tra le dita come sabbia? O stiamo cogliendo la determinazione ferrea di qualcuno pronto a infrangere tutto il rumore di fondo per incontrare la verità faccia a faccia? Le implicazioni sembrano grandi quanto i loro nomi scolpiti nelle luci della ribalta. Per chiunque non fosse già investito emotivamente, e dubito che ce ne siano tra voi, prepariamo il palcoscenico. Bar e Yağmur sono diventati, negli ultimi mesi, simboli viventi di una connessione che i fan non riescono a smettere di dissezionare. I loro sguardi furtivi agli eventi di settore, i loro silenzi attenti e carichi di significato nelle interviste, il modo in cui i loro mondi continuano a intersecarsi come orbite destinate a collidere. Ogni microespressione viene riprodotta al rallentatore e studiata come un reperto archeologico. E poi, nel bel mezzo di questa curiosità collettiva febbrile, sono arrivate quelle parole. Per molti, hanno segnato una linea netta nella sabbia. Guardiamo all'ambientazione, perché il contesto è tutto. Alcuni sostengono che la frase sia caduta su un set, avvolta all'interno di una scena, una battuta che avrebbe potuto essere destinata a un personaggio di finzione ma che sembrava appartenere visceralmente all'uomo che la pronunciava. Altri giurano che sia emersa durante un evento pubblico, quel tipo di notte elettrica che rende le telecamere affamate e fa crescere i denti ai sussurri. Ci sono quelli che insistono che sia accaduta in uno scambio privato origliato per caso, il tipo di fuga di notizie che fa trattenere il respiro a un intero fandom. Da dove è venuta conta? Se era sceneggiata, siamo nel regno dell'arte, una performance ingegnerizzata per tirare le corde del cuore. Ma se era reale, non scritta, e pronunciata da Bara Yağmur guardandola negli occhi, allora stiamo guardando qualcosa di completamente diverso, un punto di svolta vestito da frase. Un'interpretazione è quella romantica, quella per cui molti di voi stanno già facendo il tifo. Immaginate un disaccordo, orari non corrispondenti, una nuvola tossica di pettegolezzi che non si solleva. Immaginate il peso schiacciante che mette su 2 persone che vivono già sotto luci abbaglianti. In quel mondo, Bar che dice "ti troverò" suona come puro coraggio. Suona come un uomo che si rifiuta di lasciare che un malinteso cresca fino a diventare un addio. Nei cerchi imprevedibili dello show business, dove i voli partono all'alba, dove le scene finiscono tardi, dove tutti hanno un'opinione non richiesta,
questa frase può essere una zattera di salvataggio lanciata attraverso l'acqua scura. Sussurra, non importa il caos, sto venendo per te. È una promessa di combattere per qualcosa di vero. Ma la frase non è arrivata sola, isolata nel vuoto. Le parole nel titolo, il suo segreto svelato, hanno scavato un solco ancora più profondo nella storia. Cosa potrebbe essere avvolto all'interno di quel segreto? Forse non si tratta solo di raggiungere lei fisicamente, forse si tratta anche di possedere qualcosa di nascosto. Forse la ricerca non è solo per Yamur, ma per l'onestà brutale. Forse è la verità che lui aveva bisogno di dire prima che qualsiasi cosa tra loro potesse essere di nuovo reale. O forse è la verità che ha scoperto sulla situazione di lei, un'informazione che ha cambiato tutto e ha richiesto un'azione immediata. La nozione di un segreto svelato alza la posta in gioco in modo esponenziale. Suggerisce un ostacolo che non è stato nominato pubblicamente, un muro che non poteva essere visto finché non è stato sentito colpendoci contro. Se Bar portava un segreto, qualcosa che spiega un periodo di freddezza, un silenzio a tarda notte o un atto di sparizione, allora, ti troverò, suona come il primo passo verso l'ammenda. Dice. Non mi nasconderò più, e non ti lascerò andare via senza sapere cosa è successo veramente. C'è anche un angolo di agenzia qui, un elemento di potere reclamato. Se Yamur avesse iniziato a ritirarsi, se la delusione si fosse posata come nebbia sui suoi occhi, allora le parole di lui diventano l'opposto della passività. Senza aggressione, senza spettacolo, segnalano un intento cristallino, non aspetterò che il destino decida questo per noi. Io andrò da te. Riformula la narrazione dal semplice andare alla deriva all'inseguimento attivo. E se la dichiarazione è arrivata veramente insieme a una confessione, allora potremmo star guardando un uomo pronto ad assumersi la responsabilità per i tremori che la loro relazione ha sentito. Non possiamo ignorare la possibilità che parte di questo calore sia stato progettato a tavolino. Nella sfera dell'intrattenimento, le narrazioni possono essere coltivate nell'ombra, posizionate con cura per mantenere il pubblico agganciato. Una parola qui, un gesto là, un silenzio che arriva esattamente in orario. Anche se una trama fosse stata creata ad arte, anche se il tempismo fosse strategico, l'eco di quelle 4 parole non è meno potente. Una frase può essere sia parte di un lancio calcolato sia un riflesso autentico di 2 cuori in movimento. L'arte e il sentimento possono coesistere. E che dire della rivelazione? Il suo segreto svelato suggerisce che la verità è venuta da lui o è emersa attraverso di lui. Potrebbe essere personale, qualcosa trattenuto per paura o orgoglio. Potrebbe essere pratico, qualcosa legato al lavoro, ai contratti, al tempo. Potrebbe essere condiviso, qualcosa che entrambi sapevano in frammenti ma solo ora si incastra. Se è andato in cerca di risposte, se ha raccolto fatti come briciole di pane, allora la frase è il momento in cui decide di portare ciò che sa all'unica persona che merita di sentirlo per prima. O immaginate questo. È appena atterrato dopo un lungo volo. Il suo telefono è pieno di domande di amici, consigli che non ha chiesto, titoli che sembrano scritti in uno specchio deformante. Esce nell'aria notturna e fa la chiamata che avrebbe dovuto essere fatta giorni fa. Niente discorsi, niente teatralità. Solo 4 parole che portano la loro storia condivisa sulla schiena. L'impatto sui fan è massiccio. Le persone che hanno applaudito le loro apparizioni, che hanno celebrato i loro trionfi, vogliono che la loro felicità sia più di una foto posata. Vogliono la resistenza. Quando una linea come questa emerge, con il profumo di una verità sepolta attaccato ad essa, attira tutti più vicino. Le teorie si moltiplicano. Le modifiche video vengono fatte. I thread si avvitano nelle prime ore del mattino, ogni fan aggiunge un pezzo di credenza personale al puzzle. La storia smette di riguardare solo loro e diventa qualcosa di più grande, riguarda il modo in cui l'amore cerca di sopravvivere quando il mondo non smette di guardare. Ai social media fanno quello che fanno sempre. Una frase diventa 1000 angolazioni. Alcuni catturano il romanticismo, alcuni congelano la risolutezza, alcuni indugiano sul segreto come se fosse un personaggio a sé stante. La viralità è una lezione su come le storie viaggiano ora,
più velocemente della chiarezza, più velocemente del contesto. Ma rivela anche quanto profondamente questi due si siano connessi con un pubblico. Non perché sappiamo tutto di loro, ma perché sentiamo che c'è qualcosa di reale che vale la pena proteggere. Quindi qual è la verità dietro le parole di Barayamur? Ti troverò. Il suo segreto svelato? Forse la risposta è stratificata. Forse è un nodo di dedizione, onestà e il bisogno di smettere di lasciare che altre persone scrivano il loro finale. Ciò che è innegabile è che la frase ha toccato un nervo scoperto. Ha fatto fermare le persone. Le ha fatte sperare. Le ha fatte chiedere se la guarigione è possibile quando entrambe le parti decidono di dire ciò che conta senza filtri. Al centro, questa linea, accoppiata con la rivelazione, inquadra un viaggio piuttosto che una singola scena. Che si sia svolto come realtà vissuta o come un battito pubblico perfettamente calibrato, la storia che racconta è la stessa, persone che si allungano l'una verso l'altra nel disordine, scegliendo di affrontare la verità non verniciata piuttosto che la voce comoda. È una storia sul rifiuto di lasciare che il silenzio sia la parte più rumorosa di una relazione. C'è una ragione per cui le parole più semplici spesso portano i significati più profondi. Ti troverò non implora. Non incolpa. Non cerca di vincere col volume. Asserisce l'intento con umiltà. Promette azione senza spettacolo. E quando metti un segreto accanto ad esso, specialmente uno finalmente portato alla luce, ottieni un ritratto di due persone che navigano il terreno più difficile di tutti, lo spazio tra orgoglio e perdono. Mentre avvolgiamo questa esplorazione, ecco cosa possiamo dire con fiducia. Quella frase, sussurrata o dichiarata, piegata nella quiete o impostata contro il rumore, cattura un punto di flesso per Barbaktas e Yamur Yüksel. Suggerisce una lotta che vale la pena avere, una verità che vale la pena dire, un sentiero che vale la pena percorrere 2 volte se è ciò che serve. Invita alla riconciliazione o, perlomeno, alla chiarezza. E ricorda a tutti noi che dietro le apparenze e le modifiche ci sono cuori umani che fanno del loro meglio, goffo e valoroso. Siamo giunti alla fine di questo viaggio emozionante tra le pieghe di una promessa che ha il potere di cambiare tutto. La storia di Bare Yamur ci insegna che a volte, per trovare l'altro, dobbiamo prima trovare il coraggio di svelare noi stessi. Noi di Gossip alla Turca continueremo a seguire ogni passo di questa ricerca, pronti a raccontarvi se quella promessa verrà mantenuta. Se questo video vi ha toccato il cuore, lasciate un like e condividetelo con chi crede nella forza delle parole vere. Iscrivetevi al canale e non dimenticate il tasto abbonati per sostenere il nostro lavoro. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo al prossimo video, dove la verità è sempre protagonista. A presto!